Oggi creerò un'opera d'arte con i rifiuti. Sarà un lavoro impegnativo, ma mi sono detta: a che scopo avere uno studio così grande se non quello di riempirlo di spazzatura? Scherzi a parte, in realtà lo sto facendo per una buona causa. Vi spiego. Che tipo di opera stiamo realizzando? A cosa servono tutti questi ganci e fili che stiamo attaccando? Vi ricordate l'anamorfismo? Ve ne ho già parlato in un mio precedente video. Non è la prima volta che mi cimento con questa tecnica che si basa sul realizzare opere e proiezioni distorte che però funzionano se viste da un punto di vista specifico. Tanti artisti nel tempo hanno utilizzato questa tecnica, Marcus Reitz ne è un esempio, Michael Murphy la usa da oltre 25 anni e il mio nome freme per essere aggiunta alla lista di artisti anamorfici. Questo è stato il mio primo tentativo con l'anamorfismo. Oggi però voglio lavorare molto più in grande. Questa sarà tutta l'area che occuperò nel realizzare la mia opera. E ora veniamo ai rifiuti. Che genere di rifiuti andrò a utilizzare? Si chiamano RAEE e purtroppo sono ovunque. Ovunque! Mentre sto parlando orbitano tutti attorno a me e nelle vostre case ce ne sono una quantità vergognosa, lasciatevelo dire. Se solo sapeste riconoscerli non ci pensereste due volte prima di disfarvene, ma loro sono infidi, si mascherano da altro e nessuno guardandoli riuscirebbe a capire subito che siano rifiuti. Per trovare quelli necessari a quest'opera mi sono munita di un abbigliamento consono e mi sono calata dove si annidano questi rifiuti tipicamente. Cassetti angusti, vecchie scatole. Oh, eccone uno. Questo è un RAEE. Il nome sta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. E finalmente si spiega perché ne abbiate le case piene. Perché se anche voleste liberarvene, non sapreste come. Ma dove si butta sto coso? Ma soprattutto, perché sta ancora qua da quando avevo 14 anni? Mi sento nel mio habitat. Oggi quindi ne abbiamo le scatole piene e non intendo in senso figurato. Qua intorno a me ci sono scatole e scatole di rifiuti raccolti nei cassetti e tasche mie e dei nostri collaboratori. Ed è veramente assurdo pensare a quanto di questo materiale si sia accumulato nel corso degli anni all'interno di queste quattro mura. Ma questo è un mio LED! Perché sta qua? Questo è buono! Guardate, mouse, tastiere, cellulari, cavi, schede elettroniche, tutti questi diventeranno a breve i tasselli della mia nuova opera. Quindi cominciamo. La prima cosa da fare è creare una struttura di cavi che possa sorreggere i nostri rifiuti al loro posto. Fortunatamente noi abbiamo già sul nostro soffitto questa griglia ed è un telaio metallico che può sorreggere un bel po' di peso. Così si presuppone. Ecco quindi la soluzione: ganci magnetici a cui attaccheremo del filo da pesca, a cui attaccheremo i nostri rifiuti. Il gancio va sul soffitto così e il mouse è sospeso. Il filo da pesca è molto resistente ed è trasparente, quindi farà sembrare come se il rifiuto stesse fluttuando nel nulla, o quasi. Questo è ufficialmente il primo tassello della mia opera al suo posto. Ora mancano soltanto tutti gli altri 3000. Esatto. Una fortuna, Gama. Sono preoccupata. Ne serviranno ancora molti. Sto parlando con te. Prima cosa attaccata ed è già troppo alta. Cioè proprio messo un... E se tecnicamente le prime cose sono quelle meno sbagliabili. E invece il mio primo grande pezzo attaccato è assolutamente nella posizione più sbagliata, ma... Guarda che bella questa tastiera. È stata usata così tanto che sono stati pure riscritti i nomi delle lettere. Quello è il mio traguardo. Dai, Gama. Tutto sta prendendo forma. Io lo guardo e penso: come ci è venuto in mente di fare questo video? Da una parte sono orgogliosa di quello che stiamo facendo, d'accordo, perché è bello. Non vedo l'ora di far sparire i cavi e lasciare soltanto le cose sospese. Dall'altra ho paura che non finiremo mai. Adesso che si inizia a intravedere un po' l'opera, scrivete nei commenti secondo voi. Fateci sapere. Si capisce. Queste scatole sono divise per categorie, un po' come i RAEE, che si dividono per raggruppamenti. Nella categoria R1 ci sono frigoriferi e condizionatori, ma noi non abbiamo nessuna scatola contenente queste cose e non abbiamo intenzione di appenderle al soffitto, altrimenti questo video non finirebbe per niente bene. Nella categoria R2 ci sono lavatrici, stufe, forni, cosiddetti grandi bianchi, ma non appenderemo neanche quelli per ovvi motivi. Mentre questa è la scatola degli R3, che sono gli schermi. Quindi abbiamo alcuni che non funzionano più purtroppo, ma vedremo se riusciremo anche ad attaccarli. Dopo la R3 c'è la R4, di queste ce ne abbiamo veramente un mucchio. Sono piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, di queste le nostre case sono piene e anche lo studio non fa eccezione. Infine l'ultimo raggruppamento R5, che sono le sorgenti luminose. Anche di queste ne abbiamo un pochine: lampade alogene, tubi fluorescenti, lampade LED.
paura. Ecco, tutte queste cose elettroniche, quando smettono di funzionare o magari decidiamo di non usarle più perché sono vecchie o obsolete, diventano RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È un momento abbastanza importante. Il primo computer, questo è forse il primo oggetto davvero pesante che stiamo attaccando. Adesso tolgo il tavolino e vediamo se funziona. Sono indeciso, cederà il cavo, cederà il soffitto o cederà il PC? Non c'è trucco, non c'è inganno, signori. Questo computer, guardi, si sta sorreggendo con la sola forza. Non lo solleciterei più del dovuto. Lascia. Voglio lasciarlo. Ah. Ora questo è troppo corto. Devo fare pace col fatto che gli oggetti non mi stanno ostacolando. Sono io che ostacolo me stessa. Adesso chiamo qualcuno. Ehi! Ti prego, io ho bisogno che tu non fai cadere niente. Aggancia un filo in più. Reggi il computer. Un attimo di pazienza. Musica d'ascensore. Lascialo. Nessuno lo tocchi! Non guardarlo troppo forte! Ah, guardate questa radiolina, bene. Io non ho la più pallida idea di come sia finita tra le mie cose, ma una cosa la so, ed è che non l'ho mai usata. Invece che lasciarla occupare spazio nel mio cassetto, sarebbe stato bello potersene semplicemente disfare. Ma il problema è che non si sa come. Eppure il modo c'è, solo che in pochi lo conoscono. Per conferire questi prodotti i modi sono 3. Ogni volta che comprate qualcosa di elettronico, il venditore è obbligato a ritirare il vostro vecchio equivalente gratuitamente, anche se l'acquisto è online. Questo si chiama soluzione 1 contro 1. Cambiate forno, gli date quello vecchio e vi prendete quello nuovo, oppure cambiate stampante, gli smollate quella che non funziona più. Mentre per quanto riguarda tutti i piccoli rifiuti, più piccoli di 25 cm come telefono, mouse, sigaretta elettronica, cuffie, lampadine e ancora, i negozi di elettronica più grandi di 400 metri quadri sono obbligati a ritirare i vostri prodotti anche senza che acquistiate nulla. E questo si chiama soluzione 1 contro 0. Mentre la terza soluzione si chiama isola ecologica, magari non lo sapete ma ne avete una dietro casa. In questo luogo misterioso e meraviglioso potete andare in ogni momento e portare i vostri RAEE di qualsiasi dimensione e forma. Questo tra l'altro è il mio telefono con tanto di colore blu rimasto dietro. Ma un consiglio che vi do quando vi disfate dei RAEE, come in questo caso, ma io non ho le unghie, serve una persona con le unghie. Vieni Luca. Lo possiamo fare. Io volevo solo spiegare una cosa, non pensavo di creare questo. Lavi tu le unghie, vero? Ah, ma è personato che si deve fare. Non è che l'abbiano progettato bene. Grazie mille, grazie Lavi. Volevo soltanto dire due cose. Numero 1, c'è ancora la mia SIM dentro. Ma numero 2, per smaltire i RAEE è molto importante, siccome negli impianti lavorano delle persone, togliere le batterie. Perché le batterie sono proprio quella cosa che crea rischi di incendi, esplosioni. Quindi rimuovete le batterie prima di buttarle. No, ma io sono sicura che arriveremo alla fine di questo video sanissimi. Ok? Zitti, è successo. Nessuno deve parlare, non devi parlare. Perché se tu parli, le due onde sonore colpiscono questo filo e fanno slanciare il nodo che ho faticosamente creato. No! È proprio così che dovrai stare. In questa posizione dovrai stare finché un 5 in 8 non compare. Guarda, ci avevo attaccato ci sono dei piccoli adesivi su questo computer. Ho avuto un attimo di infarto. È molto importante rifocillarsi dopo una lunga giornata ad appendere RAEE al soffitto. Ho una sola cosa da dire. Alt F4. Esatto. Anzi, scusa, ho bisogno di una... Perché c'è il tasto pausa? Oppure dovremmo mettere fine a tutto questo? Adesso vi parlo del nostro amico schermo. Vedrete nel corso del video che io e Kama teniamo gli occhi puntati su questo schermo, perché su questo schermo c'è lo schema che mi sono fatta per assicurarmi che questi oggetti vengano messi in una posizione specifica. Il problema è che se vi faccio vedere lo schema sapete anche che cosa stiamo andando a fare, invece voglio l'effetto sorpresa. Sono curiosa. Scrivete un commento sotto al video se avete intuito. Come possono non aver intuito dopo? Ma non sai cosa sto per dire! Scrivete un commento sotto al video se avete intuito come funziona questo schema. Detto questo, non ci credo che questa cosa ha riempito così tanto spazio, grazie. Occhio fra.
Sei stupido? L'hai fatta apposta? Ma che belle che sono queste tastiere vecchie comunque. Mi piace proprio anche lo strato di schifo e polvere e pelle morta che c'è sopra. Insieme a questo connettore. Cama, tu che vieni da quell'epoca? Un USB 0? No, erano quei connettori dove ci mettevi il mouse, non so il nome. adesso mi stai Grazie, chiedendo. grazie Cama. Qualità mentale qua dentro comunque. La cosa che odio è che mano a mano che vado avanti le mie mani si riempiono di polvere. Sono molto contenta di non essere allergica perché se no non sopravvivrei. Ecco, dovrebbe stare così, ma qui. Andiamo a pesca. Ho pescato un Game Boy. Che consiglio vuoi dare alle persone che un domani dovranno apprendere i loro elettrodomestici? Ma mi stai toccando? Non fatelo. Sono stanco. Oggi Francesca mi ha abbandonato. Mi ha detto vado dal fisioterapista, poi arrivo subito. Io sono qui in balia di questa struttura. Lavi, tu hai un compito, che dico fondamentale? Fondamentale. Di passarmi quell'hard disk. Esatto, lo fai passare proprio qui in mezzo. Preciso. Ah, guarda un po' chi si è fatta via. La disertrice. Smetti di bruciare quella cosa. Allora, il ragionamento del giorno dopo è questo. Io avevo una serie di appuntamenti improrogabili. Uno dal fisioterapista e l'altro con un architetto. Entrambi persone allergiche. La mia sola presenza nella stanza ha generato delle reazioni tipo ma hai un gatto? No, sto toccando dei rifiuti e... Comunque la situazione adesso è questa. Sembra di stare tipo dentro la ragnatela. Avevo anche trovato il modo di sfruttare televisione e PC che erano molto pesanti da attaccare al soffitto, ma noi li abbiamo appoggiati per terra con uno stratagemma incredibile. State iniziando a capire che cos'è? Allora io ho indebitamente e impropriamente preso un RAE dall'altra sala montatori. Questa è la mia prima videocamera. I primi video che sono usciti sul mio canale sono stati girati con questa. Tipo come disegnare Peter Griffin con il mouse. Sì. C'è un video sotto il quale Riccardo mi ha commentato ed è stato il primo commento che ci siamo scambiati ed è stato wow, che videocamera usi? Uso la Panasonic HD SD60. 15 anni dopo è diventato un oggetto di allestimento. Il mio canale è nato con questa camera e chiuderà con questa camera. Ok, un po' di scatole le abbiamo finite. Inizia a esserci sempre meno roba e ho un po' di preoccupazione riguardo riempire tutti gli spazi. So che sembra tanta, ma sarebbe stato bello se ce ne fosse stata il doppio. Sarebbe stato più semplice. Quanto rancore si può provare nei confronti di un oggetto inanimato? Scaraventare un telecomando a volte sembra essere l'unica soluzione. Questo è il fallimento. Ora mettiamo due immagini a confronto, una di ieri e una di oggi, e capirete il disastro che questo pezzetto, staccandosi da una tastiera, ha generato. Ci ha costretto a rivedere tutta una parte perché qui c'era una tastiera enorme con sotto altre cose attaccate che oggi è crollata. Facciamo un gioco, trova la tastiera. Dov'è la tastiera che era qua? Da un'altra parte. Comunque Cama, come ci si sente alla fine di questa seconda giornata? Alle 8:30 di sera, affamato, stanco, sporco, elettrostatico. Inizia a esserci, Sono quelle fasi lavorative in cui stai iniziando a vedere i risultati, sta acquisendo tutto un senso. Ci rivediamo purtroppo lunedì, con il successo tra le mani a quel punto. A lunedì torno, c'è tutto per terra come... Visto che siamo a buon punto, però ci manca ancora di riempire qualche buco, abbiamo deciso di illuminare solo lo sfondo e tenere tutto il resto oscuro, in modo che così si possa vedere esattamente quali sono le parti che mancano, quali sono i bordi, i confini che non sono ancora molto precisi, così possiamo chiudere quelle cose e finire l'opera. Ah, ovviamente è il terzo giorno, non ve l'avevo detto. Il motivo per cui il corretto conferimento dei RAEE è una cosa importante è perché questi prodotti contengono all'interno materiali che, se non smaltiti correttamente, possono essere nocivi per l'ambiente e per noi. Pensate ad esempio ai frigo e ai climatizzatori. Questi contengono all'interno dei gas che all'interno di un impianto di riciclo vengono estratti e recuperati da persone che sanno farlo, ma se non conferiti correttamente possono creare danni enormi. E poi c'è anche un'altra questione: i RAEE contengono un sacco di materiali come rame, acciaio, oro, ferro, palladio e tanti altri che sono molto importanti per far funzionare la mobilità elettrica e tutta la nostra elettronica, ma l'Italia è povera di queste materie prime, ma noi possiamo recuperarle conferendo correttamente i RAEE, quindi permettendo il riciclo così che possano diventare nuove cose in giro per il mondo. L'importante è non lasciarle all'interno dei nostri cassetti, perché in quel caso non possono diventarlo. Mi sto pescando da sola. Comunque stiamo mettendo gli ultimi fili, i buchi sono quasi tutti tappati, ma secondo me manca una cosa un po' qua davanti.
Ma sbaglio o stai tagliando un pezzo di cartone? Per capire l'esatta posizione dove dopo metterò un RAE. Ma io ho l'impressione che invece tu stia proprio barando. Questo qui a me sembra un pannello fonoassorbente, anche quello. Quello mi sembra un pezzo di cartone. Cazzo, fatti gli affari tuoi. Ma sai che momento è questo? Il momento più bello di tutti questi 3 giorni. Ci sono così tanti fili in giro che non servono a niente. Li abbiamo lasciati tutti a penzoloni perché potrebbero sempre servire per attaccare qualcosa, ma adesso non servono più. È il momento di tagliarli via tutti. Perché abbiamo finito. A te l'onore del primo. Stavo per tagliare quello vero. Oh mio Dio. Era il filo portante di tutta la struttura. Dio. Salviamo qua. Via, via, via. Ci sono un paio di cose che vorrei sprayare di nero. Non rendono bene di questo colore. Questa è l'arte. Nell'arte non è che si può fare tutto così senza aspettarsi che qualcuno non prenda a un certo punto in mano una bomboletta e distrugga tutto. Ogni filo è stato tagliato, ogni cosa che doveva è stata sprayata. È il momento del reveal finale. Il momento giunto. Spostiamo il tavolo. No! No, niente. Ah, Madonna, non mi far venire gli infarti, Kama, per favore. Cosa fa? Tu non ti preoccupare, resta dentro. Letteralmente, perché non potrei più uscire. Allora, questo è l'esatto punto di vista da cui quest'opera va fruita. Oh, aspetta, non svelare, non svelare! Quindi, sono veramente contenta di potervi dire che 600 metri di filo da pesca dopo e svariati chili appesi al nostro controsoffitto, che non sappiamo ancora, ma scopriremo alla fine perché poi li peseremo, l'opera è finalmente conclusa. Adesso la vedete un po' caotica, ma tutto questo solo perché si tratta di vederla dalla giusta prospettiva. Prima però, un po' di atmosfera. Allora, che ne dite? È stata una vera faticaccia, ma sono così contenta di potervela finalmente mostrare finita. Mi piaceva l'idea di condividere con voi un nuovo modo di pensare ai RAE. Questi alla fine sono tantissimi pezzi di elettronica che non avrei mai più usato, letteralmente dei rifiuti che però uniti assieme in questo modo creano qualcosa di nuovo, che alla fine è anche il senso del conferimento e del riciclo dei RAE. Torniamo un passo indietro. Volete vedere alla fine qual è il trucchetto che abbiamo utilizzato per realizzare quest'opera, per accertarci che ogni pezzo di elettronica fosse nell'esatto punto in cui doveva essere? Vi ricorderete che l'anamorfismo funziona grazie a un unico punto di vista dal quale si può vedere l'opera completa. Ebbene, il punto di vista è quello della nostra fotocamera, il nostro occhio ad altezza uomo. Qui davanti c'è una mascherina con su disegnato il simbolo del riciclo. Noi come facciamo a vedere da questo punto di vista? Con la nostra uscita HDMI, il nostro cavo che si infila sulla ciabatta, che si infila in tutte le cose che sono assolutamente a norma di sicurezza, abbiamo il nostro bello schermo. Ecco qua, vedete? Davanti c'è la mascherina, dietro c'è l'opera e noi abbiamo infilato per tutto il tempo tutti i vari pezzi di elettronica esattamente all'interno di questi bordi. Avete capito? Non avete capito? Basta, sono stanca, devo andare a casa, non me ne frega niente! Ragazzi, avete avuto lo studio invaso dai RAE? Che sono i RAE? Ti consiglio di guardare il video per scoprirlo. Il tuo, intendo. Va bene. Ma li avete sempre visti dal punto di vista sbagliato. Il punto di vista giusto è proprio quello. Ti consiglio, per meglio apprezzare l'opera, di chiudere un occhio. Cioè di far finta che sia tutto a posto. No, perché chiudendo l'occhio, letteralmente, annulli l'effetto tridimensionale della vista e quindi migliora l'effetto finale. Ragazzi, ma è incredibile. Se avessi saputo fin dall'inizio. Anch'io, se avessi saputo fin dall'inizio, non avrei fatto. Teniamola così. È proprio questo il messaggio del video, vero? Tenere i RAE dentro casa. Non è questo il messaggio? Wow. No, funziona bene. Sembra un po' le cose che faceva Neil di Art Attack. Comunque è l'unico all'altezza giusta. Infatti, seduto sul divano sembrava molto più in alto il punto di vista. Ci vuole un po' di fantasia, Ma come? Chiudi un occhio. Hai chiuso quello con cui guardavi! No, dai, è carino. È vero che ci vuole un po' di fantasia, però per essere tu una persona fortemente aracnofobica hai creato una giga ragnatela. E mi ci sono anche incastrata dentro varie volte, tra l'altro. Ci sta, top, bravi. Non so come, ma qualsiasi cosa dicono non è mai gratificante abbastanza. Anna, dacci una gioia. Se con l'astigmatismo funziona meglio. Ah, così si vede di più. Ma io ci vedo bene senza occhiali, quindi... Allora cosa li porti a fare le chiare? Potete fare anche così. Lo guardate, nel frattempo vi spostate così e poi vi fermate qua. Prende forma, capito? Vediamo se cambia qualcosa. Qualcosa per...
È bellissimo. Vai. Ma quindi ora tutta questa roba appesa che fine farà? La mettiamo nell'ufficio di Rick perché prima ha detto che gli piaceva. Beh, ho intenzione di portare fino in fondo quello che ho professato in questo video. Conferire correttamente i RAE è una cosa importantissima e molte persone non lo fanno per via di una componente affettiva, ma i RAE non sono ricordi, sono importantissimi per il nostro pianeta. Quindi anche se abbiamo impiegato tantissimo tempo per realizzare quest'opera, ho usato questo MP3 quando eravamo piccoli, è giusto che questi arrivino in fondo al loro ciclo. E quindi sì, abbiamo smontato tutto. Nel mio ufficio tutta questa roba la sua utilità l'ha avuta. Prima come strumenti che abbiamo sfruttato nel nostro tempo libero e nel nostro lavoro, e poi come mezzo per comunicarvi un messaggio importante. Se vi ricordate, uno dei metodi di conferimento di cui vi ho parlato è portare i prodotti all'isola ecologica. È arrivato il momento di farlo anche noi. Conferendo finalmente i RAE all'isola ecologica, diamo loro la possibilità di essere utili ancora e ancora. E chissà, magari di tornare un giorno tra le nostre mani dopo aver assunto una forma e uno scopo del tutto diversi. Quindi, grazie mille per aver visto il video, grazie ad Arion per avermi permesso di creare un contenuto di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei RAE e se volete maggiori informazioni a riguardo trovate tutto nella descrizione del video. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie mille e finalmente è finita. Cioè mi è piaciuto fare questo video, però ora vorrei anche dormire a un certo punto, vorrei tipo, non lo so, andare al mare, non lo so, fare qualcosa, togliere questi fili, tornare ad avere uno studio. Fare un viaggio in un'isola. Di conferimento. Di conferimento. Sì. Ciao!